Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde. Nel cuore del XIX secolo, la Calabria ultraseconda appariva come un laboratorio economico e culturale in pieno fermento, lontano dall'immagine di isolamento che spesso le veniva cucita addosso dai viaggiatori più superficiali. Luigi Grimaldi, avvocato e segretario perpetuo della Società Economica Locale, comprese questa complessità, dedicando i suoi studi del 1845 a una mappatura meticolosa del territorio. Il suo lavoro univa la passione per l'antichità al pragmatismo dello statistico, creando un ponte tra la gloria del passato e le necessità materiali del presente. Quando Grimaldi scriveva di Monteleone, l'odierna Vibo Valentia, il suo sguardo abbracciava l'intero orizzonte produttivo di una città considerata il perno di un riscatto possibile per l'intero Mezzogiorno. L'autore evitava accuratamente di separare la storia dalla terra che la custodiva. Sebbene i suoi studi archeologici mettano l'accento sulle gloriose testimonianze di Hipponion, la sua funzione pubblica lo portava a documentare con uguale rigore la ricchezza agricola del distretto vibonese. Monteleone emergeva nelle sue relazioni come un centro di straordinaria fertilità, dove la sapiente coltivazione dei gelsi alimentava una filiera della seta ancora vivace e competitiva a livello internazionale. Grimaldi annotava con precisione chirurgica l'estensione degli uliveti, capaci di garantire un olio di alta qualità per i mercati esterni, insieme alla varietà dei cereali che rendevano le campagne circostanti una risorsa di autosufficienza e prosperità. I legumi, il grano e il lino formavano un mosaico vegetale descritto con lo stesso rispetto riservato alle antiche mura ciclopiche. L'attività industriale trovava spazio nel racconto con la stessa urgenza delle scoperte archeologiche. Grimaldi segnalava con entusiasmo i giacimenti di lignite, il cosiddetto litantrace, individuati nella contrada Malachirni. Per il segretario della società economica, queste risorse minerarie rappresentavano la chiave per la futura industrializzazione regionale, una fonte di energia autoctona capace di alimentare manifatture locali e ridurre la dipendenza dalle importazioni straniere. La sua visione di Monteleone era quella di una città moderna, pronta a trasformare l'economia rurale in un sistema produttivo complesso e tecnologicamente avanzato, capace di sfruttare le ricchezze del sottosuolo senza dimenticare la vocazione agricola millenaria del territorio. Il prestigio del patrimonio antico rimaneva intatto accanto alla forza dei campi e delle miniere. Grimaldi vedeva nelle rovine di Hipponion la prova tangibile di una nobiltà utile come esempio morale per i suoi contemporanei. Le mura della città, i resti dei templi e i ritrovamenti numismatici erano testimoni di una civiltà che aveva saputo gestire ricchezza e potere politico con successo. L'autore denunciava il paradosso di una terra ricca di storia, eppure povera di infrastrutture dedicate alla sua tutela. Si rammaricava del fatto che i tesori portati alla luce dal faticoso lavoro agricolo finissero troppo spesso dispersi in collezioni private o distrutti per pura ignoranza, privando la collettività di un'eredità capace di attirare visitatori e studiosi da tutta Europa. La Monteleone descritta da Grimaldi appariva dunque come un luogo di potenzialità quasi infinite. La floridezza agricola conviveva con un patrimonio sepolto che attendeva solo valorizzazione e protezione. Il miglioramento delle tecniche di coltivazione e la tutela dei beni archeologici erano per l'avvocato due facce della stessa medaglia, il progresso civile della Calabria. Per lui un proprietario terriero consapevole del valore di una moneta greca trovata sotto un ulivo rappresentava il cittadino ideale, capace di coniugare il profitto immediato alla custodia della memoria collettiva.
La figura del segretario emerge come quella di un pioniere dello sviluppo integrato, convinto che la ricchezza di una nazione dipendesse dalla capacità di onorare il proprio passato rendendo produttivo il presente. Il lavoro di Luigi Grimaldi restituisce il ritratto di una città fiera, pienamente consapevole della propria centralità nel regno delle due Sicilie. Vibo Valenzi è stata un granaio prezioso, un centro serico d'eccellenza e una custode di segreti millenari. Scopriamo attraverso queste pagine che la vera ricchezza di Monteleone risiedeva nella capacità di far fruttare ogni singola risorsa della sua terra, trasformando il peso della storia in un trampolino per il futuro. Grimaldi resta un pioniere che ha saputo leggere il paesaggio come un libro aperto, dove ogni frammento di marmo e ogni zolla coltivata raccontano la stessa storia di appartenenza e speranza civile. Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde.